Questa casa è stata costruita circa una ventina d'anni fa in una collina sopra il Vicenza, Monteberico, e quindi il tema del rapporto con il paesaggio, ma anche con la veduta, è diventato uno dei caratteri specifici del progetto. Arrivando dall'esterno, dal giardino, che poi non è un giardino ma è un brano di paesaggio, si incontra questo lungo muro in pietra gialla e si calpesta un percorso in pietra di Vicenza, una pietra chiara, e si arriva poi a una prima soglia che specifica l'entrare dal paesaggio all'interno della casa. Quando si entra nella casa c'è un piccolo andito che è un ingresso ribassato e poi dall'ingresso, svoltando a destra, spostandoci verso destra, si entra nella zona del soggiorno che è collegata poi alla zona del camino. Invece, scendendo una scala, si arriva nella zona del pranzo che è collegata direttamente attraverso un'apertura panoramica nella loggia ribassata verso la piscina, e questo spazio è naturalmente collegato alla zona della cucina. Dalla zona del camino, nascosta in una boiserie di legno di rovere, anche qui con una porta nascosta, si accede attraverso una scala quasi segreta nella zona dello studio, che è una zona appartata, che è dotata poi di una piccola corte privata chiusa con una grande apertura verso il giardino. Uno degli elementi significativi di questo lavoro è il rapporto che lo spazio dell'abitare interno ha con gli spazi esterni. Ad esempio, la loggia della cucina e della zona soggiorno diventa un grande taglio nel paesaggio. Questa loggia poi ha una particolare definizione nel rapporto con l'acqua. L'acqua si attacca allo spazio della loggia e crea poi una sorta di vibrazione sia nella pavimentazione che nel soffitto, che rende particolarmente efficace il tema della naturalità dei materiali. Anche entrando all'ingresso c'è una piccola loggia che protegge questa azione del stare di fronte alla porta d'ingresso, così come nella zona del camino c'è una piccola loggia con una panca dalla quale si può godere per intero la dimensione panoramica del paesaggio, così come una piccola loggia con una piccola corte definisce lo spazio privato all'interno dello studio. E quindi sono tutti luoghi di mediazione tra lo spazio interno dell'abitare e la dimensione estesa del paesaggio, che uno per uno qualificano delle modalità di guardare verso l'esterno. In questo progetto abbiamo deciso di usare pochi materiali, un unico pavimento in pietra serena definisce i vari livelli del suolo, quindi c'è una continuità tra il pavimento dell'interno e del pavimento dell'esterno a esprimere questa volontà di creare questa relazione specifica tra i due spazi. E poi ci sono i muri. I muri costruiscono un po' queste polarità, sono dei muri trasversali rispetto all'asse principale del guardare verso il paesaggio, e sono muri in intonaco, ma anche in pietra lavica, quello che arriva nella zona della piscina, in pietra d'Avignone e in pietra bianca di Vicenza, quello che ci conduce dal giardino verso l'ingresso. Un altro elemento naturalmente fondamentale in questo lavoro è la luce che si dipana nello spazio attraverso delle prospettive che sono indotte dalle aperture. Le aperture nei muri sono proprio dei veri e propri fori, dei tagli che hanno una sorta di continuità specifica con lo spazio esterno, definita poi da una particolare attenzione nel disegno dei serramenti. I serramenti sono tutti ad incasso, tendono a scomparire in modo tale da rendere esplicita ed evidente la relazione tra l'interno e l'esterno. Questo tema della luce dello spazio è sia studiata con la luce naturale che con la luce artificiale e definisce, a mio parere, anche un carattere proprio di questa casa, che è il rapporto con le stagioni. Godere del rapporto con il paesaggio è
importante, si percepisce non solo nei colori, ma anche nelle tonalità di luce che entrano dalle aperture. Questo è un valore che è stato un punto di riferimento nella definizione dell'insieme delle aperture della casa, ma anche nella definizione della luce artificiale.